Ciao a tutta, bentornata o benvenuta se è la prima volta sul mio canale. Ora basta, abbiamo scherzato, ci siamo divertiti in queste settimane, abbiamo parlato di abiti, di accessori, di cavolate varie, però è arrivato il momento serio, il momento di parlare e dire che cos'è gotico. Ovvero è il momento di parlare dei romanzi gotici. Giustamente voi non lo sapete, ma io mi sono laureata qualche anno fa in filologia moderna, quindi gli ambiti letterari sono di mio interesse. Non mi ero ancora mai approcciata, primo perché il canale è nato così un po' per gioco, per mantenermi sana di mente durante la pandemia, e secondo perché altre mie ex colleghe, tra cui Rika, sono molto più brave di me nel tenere uno YouTube dedicato ai libri, quindi preferisco in genere guardare questo tipo di video che farli. Però perché no, mi sono detta. Date 1756-1820. Nell'arco di questi anni ci sono quelle che sono le opere principali del romanzo gotico, quasi tutte di ambiente inglese principalmente. Partiamo dalla data d'inizio, 1756. In questa data Edward Burke fa uscire un trattato filosofico sull'origine della bellezza e del sublime. Questo trattato si ispira a un altro trattato greco del sublime, appunto, che viene all'epoca attribuito, molto probabilmente erroneamente, al filosofo greco del III secolo Longino. Rifacendosi a quanto detto in questo trattato, Burke cerca una base al sentimento del sublime. Il sublime inteso in questo caso come anche da un'emozione negativa, da un confronto con la cosa più brutta, la cosa più terribile, crea questa commozione, questo movimento dell'anima e suscita quindi il sublime. Secondo Burke poi sublime è anche tutto ciò che è eccezionale, tutto ciò che esula dalla regola. Ricordiamo un secondo, siamo a metà del 1700, il secolo della razionalità, il secolo del classicismo, del neoclassicismo, quindi della regola. Quindi intorno alla metà del secolo si inizia a sentire un po' quella ventata di novità che porterà dopo al romanticismo, più in là verso l'Ottocento. In questi anni dove c'è questo tipo di studi sul sublime, la parola gotico inizia a assumere un valore diverso, non è più legata al gotico, ovvero i goti, la popolazione di area germanica, non è nemmeno più legata come le teorie rinascimentali alla parte di architettura, o meglio, non solo. Il gotico in questo periodo va a essere usato in area inglese, in Inghilterra, come sinonimo di medioevo, un medioevo immaginifico già improntato su quello che sarà poi il medioevo romantico, con questo sentimento della patria alto, con questa idea della purezza dei sentimenti in un momento storico precedente, un passato mitico che va dalla caduta di Roma al romanticismo, dove in qualche modo Shakespeare e Milton dialogano queste strane idee. Il fascino che inizia a crearsi in questo periodo per il Medioevo è legato all'unicum, al Medioevo come pluralità di personaggi singolari, in opposizione rispetto al canone classico, rispetto alla razionalità del secolo, rispetto all'oggettività. Quindi c'è una ricerca dell'emozione forte, dell'emozione pura, e insieme a questo il sublime come punto più alto dei sentimenti provabili dall'umano, sia in positivo che in negativo. In questo contesto, diversi anni dopo, nel 1764, prima grande data importante ufficialmente, Horace Walpole pubblica Il castello di Otranto, il primo romanzo di genere gotico, o viene anche chiamato romanzo del terrore o il romanzo nero. Attualmente non si usa più tanto perché il noir è diventato un genere a parte, ma all'epoca veniva identificato così. Questo sarà il primo romanzo di cui parleremo diffusamente, qui vi accenno soltanto qualcosa. La prima edizione viene pubblicata anonima, quindi senza la firma dell'autore, e presentata come traduzione di un manoscritto del 1500. Viene pubblicato anonimo per il timore di essere ridicolizzato in pubblico e che non piaccia l'opera, ma già dopo pochi mesi è necessario ristamparla e
Alla seconda ristampa viene aggiunto un sonetto in dedica con firma. E qui il momento importante per noi: il sottotitolo diventa A Gothic Story, una storia gotica. Questo romanzo fonda il genere, troviamo alcuni elementi che poi diventeranno la base del romanzo gotico. Abbiamo il castello infestato, abbiamo queste atmosfere molto cupe e opprimenti, abbiamo un passato mitizzato dai vaghi contorni storici, abbiamo la forte presenza di un villain e dolci e fragili sentimenti. Ci vuole ancora qualche anno prima che il genere decolli ufficialmente, ma nel 1796 abbiamo Il Monaco di Matthew Gregory. Sconvolse l'Inghilterra per questo romanzo così licenzioso, così crudo spesso, censurato in diversi paesi e in diversi momenti, proprio per la puntigliosa presenza di dettagli relativi alle sevizie subite dai personaggi e anche a quelle immaginate dai personaggi. Sicuramente Gregory è stato influenzato da The Sad, però Gregory trasporta il mondo creato da Walpole, quindi questa atmosfera attesa, all'interno di un ambiente che dovrebbe essere protetto, all'interno dell'Hortus Conclusus per eccellenza, il convento. E anche a questo dedicheremo un video. Tra i romanzi di cui vi parlo è il mio preferito e poi vi dirò perché. Nel 1797 l'autrice già molto nota e molto affermata Anne Radcliffe pubblica il romanzo L'Italiano o il confessionale dei penitenti neri in risposta a Gregory, aumentando l'introspezione dei personaggi e diminuendo in qualche modo il piacere voyeuristico e la sensazione di tortura e dolore per il piacere della tortura e del dolore inflitte al lettore. Grazie a questi 3 romanzi il genere del romanzo gotico diventa improvvisamente molto molto popolare. Dal 1790 al 1820 il mercato viene inondato di romanzi popolari, di seconda classe, di feuilleton, romanzi a puntate più o meno riusciti che ruotano sempre intorno a 3-4 tematiche: il castello infestato, la perdita della virtù, i patti col diavolo, i riti demoniaci che avvengono all'interno del convento, la corruzione dell'innocente e la figura di questo villain malvagio, ma questo uomo che con la forza o con le lusinghe corrompe le giovani donne, che troviamo per primo nell'opera di Anne Radcliffe e che poi diventerà, nel corso della storia letteraria, l'eroe byroniano. Il genere così perde tutta quella caratteristica di novità, si trovano ormai soltanto una serie di romanzi dove l'elemento gotico viene utilizzato solo al fine di scandalizzare. Ovviamente, essendo poi così abusato, diventa molto meno interessante. Sul termine dell'epoca d'oro del romanzo gotico abbiamo 2 tra i più importanti esempi di questo genere. Uno è Melmoth, l'uomo errante di Charles Lober Maturin, dove la sconfitta dell'antieroe, del villain, non riporta a uno stato di pace, non riporta a un trionfo del bene, ma porta piuttosto a un cambiamento della faccia del male. Quindi questo romanzo si concentra di più sulla mutevolezza del male, su come questo permei praticamente tutti gli aspetti della nostra vita e quanto sia difficile identificarlo, perché una volta identificatolo e estirpato una delle sue facce, non è detto che questo basti a purificare il mondo. 1819, il dottor Polidori scrive il racconto Il vampiro. La data di pubblicazione è 1819, ma è stato scritto in quella famosissima notte letteraria ormai in cui Mary Shelley col marito, Lord Byron e appunto il dottor Polidori, ritrovati chiusi in casa per il maltempo, decidono di scrivere 4 storie. In quell'occasione la 18enne Mary Shelley scrive Il Frankenstein o il novello Prometeo, che è e non è un romanzo gotico al pari per cui è o non è il primo romanzo di fantascienza. Anche di questo, se vi interessa, si potrebbe parlare, però ci sono molte altre persone ne hanno parlato meglio di me, ve lo assicuro. 1820 è la conclusione del periodo d'oro del romanzo gotico, ma ovviamente questi elementi continueranno ad essere riproposti via via negli anni in diversi secoli e in diversi metodi. Un video che sicuramente farò sarà la parte italiana, perché
Il romanzo gotico propriamente detto si sviluppa nella zona inglese, ma ci sono dei legami poi con la letteratura americana, con Edgar Allan Poe, e anche qualcosa per il nostro caro Manzoni, con 1821-23 nel Fermo e Lucia, quindi la prima edizione dei Promessi Sposi. La storia della monaca di Monza è molto più complicata e molto più grottesca di quanto non si veda poi nell'edizione finale. Inoltre poi ci saranno una serie di opere ispirate al romanzo gotico, il famosissimo Dracula di Bram Stoker, e quest'ultima perla di cui vi voglio assolutamente parlare entra magari poco con questo ciclo, ma io assolutamente voglio che questa cosa sia riconosciuta e tutti sappiano che cos'è, che è 1886, Bacio di una morta, Carolina Invernizio, e ci divertiremo un sacco in quel video. Io direi di prenderci un secondino di pausa perché non ce la faccio più, per il momento delle promozioni. La youtuber di questa settimana è una booktuber che io amo, adoro follemente, però per vedere i suoi video dovete prendervi molto tempo e molta calma. Da una parte perché sono molto interessanti e pieni di informazioni, spesso parla di tante cose, quindi è difficile un po' da digerire tutto insieme. Non ha sicuramente bisogno che io ve la presenti, però lo faccio lo stesso, che è Miss Fiction. Io vi invito assolutamente a seguirla, la sua serie di video, quei due sulle streghe, sono divertentissimi, si occupa principalmente di fantasy e young adult, quindi io vi invito a seguirla su Instagram. Vorrei avere più tempo per guardare i suoi video perché sono molto corposi, durano tanto e ci sono tante informazioni. Però su Instagram è attivissima e ha varie iniziative in corso, tra cui il Feminist Pride. Da lei passiamo alla piccola impresa. Io ve ne ho già parlato, ve ne parlerò sempre, non smetterò mai di parlarne, già. Ah! Tiffany ha curato la traduzione di questo graphic novel, che è il primo delle Rebelle Edizioni. Sì, lo stesso team che cura le Rebelle Box. Le figlie di Is, che ha diverse tematiche gotiche all'interno, perché c'è un passato fatato, ci sono queste ambientazioni che diventano sempre più cupe, c'è l'elemento soprannaturale della magia e c'è la corruzione dell'innocente e il male. Scherzi a parte, la graphic novel è molto interessante ed è molto bellina. Era tanto tempo che non compravo un fumetto monovolume e mi piaceva in questo modo e mi sentivo proprio soddisfatta senza conoscerlo. Sono andata sulla fiducia del team e sulla fiducia di questo account, quindi le Rebelle Edizioni, che pubblicheranno spero presto qualcosa e che non smetterò mai di condividere, ragazzi, sappiatelo. Questo è quanto, è una piccola introduzione, ho preferito non andare troppo nel dettaglio e lasciare piuttosto ai video specifici di ogni romanzo qualche cosa di più interessante. Ho programmato questi qua. Non so in quanto tempo usciranno perché ho riletto i primi 2 romanzi, ma devo ancora fare qualche appunto e gli altri li devo rileggere per essere sicura. Se avete idee di questo tipo che vi piacerebbe che esplorassi un po' nel canale, fatemelo sapere. Io vi auguro una buona giornata, una buona serata ovunque voi siate e ci vediamo lunedì prossimo, ore 12, con il nuovo video. Magari non tremasse tutto il tavolo, meglio. Ci sto riprovando.